Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura al centro di un'isola minuscola ma di un fascino fuori dal comune. Sto parlando di Bali, la piccola gemma dell'Indonesia, ma dovendo essere totalmente sincero con voi non posso non avvisarvi che questo video la tratterà in maniera incompleta, perché gli strani incastri del destino hanno fatto sì che potessi stare qui solamente 3 giorni. Ma dopo tutto, come dice un antico proverbio balinese, sempre meglio che un calcio in o no? In questi pochi giorni ho fatto base a Ubud, una piccola città che è un po' il cuore culturale dell'isola, e dopo un pomeriggio passato a guardare scimmie copulare, saltellare e fare la bella vita tra gli alberi della sacra foresta delle scimmie alle porte della città, mi lancio alla scoperta dei segreti di quest'isola che inizierò a raccontarvi rispondendo a una prima essenziale domanda. Che cos'è l'Indonesia? L'Indonesia è il più grande stato insulare del mondo, nonché uno degli stati più popolati di tutto il mondo. Mi pare che sia il quarto più popolato, ci abitano qualcosa come 250 rotti milioni di persone, la maggior parte delle quali vive nell'isola di Giava, che è una delle isole principali, mentre Bali è un'isola piccolina, non rientra neanche nelle isole principali dell'Indonesia. Come potete vedere sono seduto nella parte sbagliata della macchina perché in Indonesia guidano al contrario, e nel caso specifico nel lato dell'autista c'è Jeffrey, che è il mio autista. Ciao Jeffrey. Ciao. Jeffrey mi accompagnerà per tutto il giorno sull'isola ed essenzialmente mi porterà a vedere i principali templi di quest'isola, che è famosa appunto per i suoi templi. Bali è un'isola piuttosto piccola e in base al nostro itinerario giornaliero dovremmo fare non più di 100 km, però siccome le strade sono piccole e spesso molto trafficate, difficilmente si superano i 30 km all'ora, per cui comunque sia ci si mette un sacco di tempo a fare anche poca strada. Prima di addentrarci nella visita di Bali, perché mi trovo qua, che ci sono venuto a fare? Allora, io sono qua perché mia moglie Sati deve guidare un workshop di yoga e meditazione in un resort di Ubud, che è una delle città principali di Bali. Di conseguenza mi sono accodato da bravo parassita, principalmente per stare con lei qualche giorno, che già ci vediamo poco, e poi anche per sfruttare l'occasione di vedere l'isola mentre lei è impegnata con il suo lavoro. Detto questo, siamo praticamente arrivati al primo tempio della giornata, che è il tempio principale di tutta Bali, ovvero il tempio Besakih, giusto? Faccio un po' di fatica a ricordare i nomi dei templi di Bali perché non so come mai, non mi entrano in testa. Ah, e tra l'altro vi anticipo una cosa, non sarò da solo, nel senso che qui con noi, cioè dietro di noi su un motorino, c'è un personaggio che chiameremo per comodità il disturbatore, e adesso vi spiego chi è. Oggi mi fa compagnia, Denis, che è un russo che vive qui a Bali. Sono un sacco di russi che vivono a Bali, tra parentesi, e che ha un vlog sostanzialmente dove intervista persone che fanno cose particolari qua a Bali. Ci siamo conosciuti ieri in un bar e mi ha detto: oh, ma domani vai in giro, allora voglio venire con te a filmare un po' il backstage della giornata di un fotografo, perché sono qua a fare ovviamente delle foto. Alla festa si è aggiunto anche sarà la nostra guida. Nonostante l'Indonesia sia un paese a stragrande maggioranza musulmana, il che è combinato al fatto che è uno dei paesi più popolati al mondo, ne fa il paese musulmano più grande del mondo, l'Indonesia è profondamente radicata in un pluralismo culturale e religioso che ne determina l'identità, il che significa che tutte le altre religioni sono ampiamente tollerate e praticate nelle varie isole. Bali in particolar modo è un'isola a stragrande maggioranza induista, e in questo il tempio di Besakih è il tempio principale dell'isola. Questo perché a Bali è ancora vivo il sistema delle caste, cioè le popolazioni sono divise in 4 caste e ognuna di queste caste ha il suo tempio dove poter andare a pregare, mentre Besakih è l'unico tempio dove tutte le caste possono venire a pregare, specialmente durante una festa che è la festa principale dell'anno, che si fa durante la luna piena di aprile, che richiama da tutta l'isola un pacco di gente. Oh, come le balinesi nei giorni di festa. In tutto questo a Bali non si pratica l'induismo vero e proprio, ma c'è una forma un po' particolare che viene conosciuta come induismo balinese e che sostanzialmente consiste in un mix dell'induismo tradizionale e cose che normalmente non si vedrebbero nella tradizione induista. Per esempio, questo tempio qua in particolar modo è dedicato alla classica Trimurti, cioè la rappresentazione della trinità induista, cioè Brahma, Vishnu, Shiva. La parte centrale del tempio è dedicata a Shiva, la parte destra a Brahma e la parte sinistra a Vishnu. Per chi non lo sapesse, la trinità induista non sono 3 divinità separate, cioè sì, in parte lo sono, però sono 3 aspetti di un'unica divinità principale, che è la divinità principale dell'induismo. Brahma è la parte creatrice, Vishnu è la parte mantenitrice, Shiva è la parte distruttrice, che sostanzialmente insieme creano il ciclo della creazione. Ma tutti questi 3 aspetti sono aspetti di un'unica divinità principale che nell'induismo si chiama Narayana e nell'induismo balinese è Sangyang Vidi.
che si chiama Sanyang Vidi, che non avevo mai sentito nominare, è la prima volta che la sento, però ci sta. Per farvi capire come l'induismo sia rispettato in Indonesia, dovete sapere che lo stemma ufficiale della nazione non è una semplice aquila, bensì Garuda, ossia l'aquila divina che trasporta Vishnu e che tra l'altro dà anche il nome alla compagnia di bandiera indonesiana, appunto Garuda Indonesia. Ma tornando allo stemma, Garuda tiene tra gli artigli un nastro con su scritto il motto nazionale, traducibile in "Uniti nella diversità". Tutto questo, nel più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, è sicuramente qualcosa di piuttosto singolare. Il tempio Besakhi si trova esattamente ai piedi del vulcano Agung, che è là dietro, in questo momento nascosto un pochettino dalle nuvole, e che tra l'altro è eruttato non più tardi di una settimana fa. Erutta abbastanza spesso. Tutta l'Indonesia è un paese estremamente vulcanico e sismico. Sappiamo che i vulcani più pericolosi al mondo si trovano in questo paese, magari su altre isole, in particolare a Bali. Sembra che ci sia il vulcano, il Berat, non mi ricordo il nome esatto, adesso lo scrivo qua, qui in questo punto, così mi aiuta la figuraccia, che pare essere responsabile della principale eruzione della storia della Terra, cioè 30.000 anni fa, una roba apocalittica, e poi da allora, grazie al cielo, si è data una calmata. Ah, in tutto questo mi ero dimenticato di dirvi una cosa fondamentale, cioè per entrare nei templi a Bali non potete mica entrare con i pantaloncini corti, vi dovete mettere questa cosa che si chiama sarong. Ora, io me lo sono portato da casa perché sono altamente informato e preparato su queste cose, per cui non mi sono fatto la figuraccia, ma ovviamente lo potete anche noleggiare qua all'interno, cosa che ha fatto il mio amico disturbatore, che si sta denudando per restituire. Ok, so? Terima kasih. Terima kasih e grazie in indonesiano. Ricordatevi, in qualunque paese andate imparate a dire buongiorno, grazie e arrivederci, perché così vi fate simpatiche le persone del posto. Detto questo, lui si accoda col suo motorino e noi andiamo alla prossima tappa della giornata. La seconda tappa della giornata è Tirtha Ganga, che è questo, diciamo, labirinto di piscine e giochi d'acqua, che dovrebbe essere il giardino di un palazzo reale, da cosa ho capito, però comunque prende il nome dal Gange, che è il fiume sacro in India, quindi è a metà strada tra un luogo sacro e un luogo profano, non si capisce. Comunque sia, non è un tempio, infatti non ho il sarong e ho le gambe nude. Questa doveva essere la tappa fotografica più interessante della giornata, ma andiamo male perché per qualche motivo consentono ai turisti di camminare su quelle colonne e di fatto tutto lo scenario viene rovinato. Se impedissero alla gente di salire lì e lasciassero la vista alla cosa, sarebbe senza dubbio molto meglio. Allora, il metodo tradizionale per eliminare i turisti, che sarebbe quello di fare tante foto e poi prendere le parti vuote di ognuna di essa, non sta funzionando perché c'è troppa gente, si fermano, si fanno i selfie, per cui bisogna usare un metodo un pochettino più creativo che noi italiani chiameremo il metodo della corruzione. Quasi di sicuro non funziona, ma se funziona. Abbiamo risolto l'impasse del casino di gente che in questo momento è tornata, ma sono riuscito a fare la foto senza persone grazie all'aiuto di questo grandissimo personaggio che è il nipote del re che ha costruito questo palazzo, no? E lui lo gestisce sostanzialmente. Gli ho detto che sono un fotografo professionista e mi ha liberato la gente per fare una foto che possa promuovere la bellezza di questo posto con voi anche che guardate questo video. Family. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you for helping. My pleasure. Ciao Italia. Terima kasih. Terima kasih. Tappa successiva è il tempio Pura Lempuyan, che è il tempio alle mie spalle, famoso soprattutto per quella grossa porta che, stando alle mie informazioni, dovrebbe essere la porta del paradiso. Bellissima soprattutto perché attraverso quella porta si dovrebbe vedere in teoria la vetta del vulcano Agung, che si sta lentamente scoprendo ma è ancora coperta. E comunque, anche se si scoprisse, non me ne fregherebbe niente perché in questo momento è contro luce e quindi chi se ne frega. Però è bello che si inizia a vedere la sagoma tipica dei vulcani, no? Quella a cono, che è sempre un pochettino inquietante. Non so se siete d'accordo con me su sta cosa. Ti dà sempre l'impressione che da un momento all'altro debba esplodere e spazzarti via dalla faccia della terra. Wow! Questa è tanta roba. Fino adesso di gran lunga la cosa più bella che ho visto a Bali. Ovviamente, come in ogni luogo iconico che si rispetti, va in scena la tragica danza
delle foto improbabili, in questo caso nella porta che darebbe entrare sul vulcano. C'è gente che si mette nelle pose yoga più assurde e che non hanno mai fatto in vita loro, tra l'altro, perché a Bali lo yoga fa figo e non impegna. Tra l'altro poi dopo apriamo una parentesi sul turismo cosiddetto spirituale a Bali, perché merita. Ma al di là di questo, la cosa veramente interessante di questa situazione è che è organizzato, nel senso che c'è un tipo del posto che regola il flusso di turisti a fare la foto stupida. Another pose! Another pose! Another pose! You wanna jump? Ok, next! Avanti il prossimo. Next please. C'è una coda e tutta la gente lì sotto in questo momento è lì che sta aspettando per farsi una foto da deficienti. E alle mie spalle c'è un tempio pazzesco che non sta cagando nessuno. Questa è strepitosa sta cosa. Cioè questo è il male che Instagram ha portato al mondo. Ok, dopo 10 minuti qua a sentire il tipo ho imparato una nuova parola di indonesiano che è ganti gaya, vuol dire un'altra posa, e quando lei la dice il cretino di turno cambia posizione, cambia mudra e cambia stato di coscienza probabilmente. 1, 2, 3, jump! Tra l'altro, mentre adesso approfitto di un momento di quiete per levarmi dalle balle prima che questi fenomeni facciano la loro foto, poi ho capito, me ne vado. Poi quando devo fare io la foto tutti si incazzano, Dicevo, da questo posto facilmente vedrete un sacco di foto con un riflesso sottostante, no? Molti pensano che sotto ci sia un lago o qualcosa del genere, in realtà è un trucco, mettono uno specchio per dare l'effetto di riflesso della porta e della persona che ci sta in mezzo. Mi ricorda un pochettino la porta della Storia Infinita, tra l'altro. Non so perché, questo flash. Vabbè, direi che a questo punto possiamo dichiarare conclusa la parentesi yoga finto in tempio vero e andarcene a gambe levate, anche perché lassù si sta per scatenare l'ira funesta degli dei sui cretini di turno sotto forma di tempesta. A tal proposito, questa è una caratteristica di Bali, che il tempo è pazzo. In realtà la tappa successiva non esisteva, nel senso che quella era l'ultima tappa di ieri, quindi adesso rispetto a un secondo fa è già domani, no? Il giorno successivo. Quindi ieri ho esplorato il lato est dell'isola e oggi invece vengo a esplorare il lato nord. Non sono da solo perché laggiù vedete c'è Sati con i nostri due amici Sasha e Sasha, e siccome ieri abbiamo visto un sacco di templi e esplorato la parte un po' spirituale della Bali orientale, oggi ci dedichiamo un pochettino di più alla natura. Siamo nel bel mezzo della giungla più fitta per andare a vedere una bellissima cascata che si chiama Nang Nang, se non ricordo male. Cosa particolare è che da quando siamo arrivati al parcheggio non facciamo altro che scendere scalini ripidissimi, ed è una di quelle situazioni che più vai avanti più ti inquietano, perché ogni scalino che fai tu pensi poi quando torno lo devo rifare in salita. Per me non è un problema perché ho un fisico, ragazzi, di quelli, ma lei è un pochettino in apprensione. Actually, I'm happy because I was above. No, be honest, come on, not because there is a camera you lie. I'm happy because You were crying before. No, Dai, sii onesta. It will make Pop come. In effetti è vero. È veramente infinito, cioè non si arriva in fondo. Veramente la prospettiva del rientro inizia ad essere inquietante, soprattutto quando guardi le facce di quelli che tornano in su, al confine tra la perdita di un polmone e quella di un'insufficienza renale. Un gradino sarà alto qualcosa come 20-25 centimetri, pazzesco. Guarda che roba! Il rumore è quello di una cascata. Poi wow, tanta roba, Ok, sono stato a prendermi un pochettino d'acqua lì dove c'è quella bionda adesso, perché era a mio modo di vedere il posto migliore per fare una foto a questa bellissima cascata. Non tanto popolare, non ci viene tanta gente, non è facilissima da trovare, però è molto bella. C'era la possibilità di andare di là e andarci proprio sotto, però non era l'ideale, oltretutto la macchina fotografica si sarebbe bagnata in continuazione. Comunque sia molto bella. La foto, per inciso, è questa qua. E quello che mi sta affascinando di Bali è che, pur essendo un'isola piccolissima, ha veramente un sacco di cose. Cioè ci sono un sacco di paesaggi diversi, c'è la giungla, c'è il paesaggio vulcanico, c'è la spiaggia,
Io purtroppo non potrò vedere la parte di mare, c'è anche una parte con un grosso parco safari con un sacco di animali, ci sono gli elefanti, le zebre, c'è un sacco di biodiversità come del resto in tutta l'Indonesia. È un'isola che pur essendo piccolissima concentra un sacco di cose, da questo punto di vista mi ricorda molto l'Islanda, anche se ovviamente il clima è completamente diverso, per quanto vi devo dire che sono stupito del fatto che non fa assolutamente caldo, cioè io mi aspettavo di arrivare qua e di sudare un sacco ogni giorno, di strizzarmi la maglietta a fine giornata, tutt'altro, si sta benissimo, ci saranno 20 gradi. Visto che non siamo morti nella risalita, Satya ha pensato bene di trovare un altro metodo per raggiungere il creatore, che è l'altalena nel vuoto, pratica a cui io sono fermamente contrario. Amazing feelings, I'm telling you. Dopo essermi quasi giocato definitivamente Sati sulla giungla, sono venuto a vedere l'ultima cosa che riesco a vedere qui a Bali, che sta nel nord e che è uno dei templi più iconici di tutta l'isola, che è il tempio Ulundanu, che sta appoggiato sulle rive del lago Beratan. Per via della sua posizione proprio sul bordo del lago è uno dei templi più iconici e più fotografati, tant'è che qui sarebbe veramente bellissimo riuscire a venire a fare una foto al tramonto, ma oggi, come vedete, non è assolutamente cosa. Sono capitato nei giorni sbagliati, a quanto pare c'era una specie di ciclone, qualcosa, per cui da quando sono arrivato che piove, nuvolo, non ho mai visto una vera e propria giornata di sole. A Bali ci sarebbero un sacco di altri templi molto belli sulla costa, soprattutto nella costa sud il più famoso è il Tanah Lot, ma non ho tempo questa volta e spero di riuscire ad andarci, anche perché per fare 40 km che ci separano da Ubud ci va un'ora e mezza e dobbiamo essere giù perché Sati ha il suo impegno di lavoro. Adesso mi dice che dobbiamo andare in fretta, però quando lei deve andare sull'altalena abbiamo tempo. Insomma, che finisce questa pillola di Indonesia, questo assaggio di Bali in solamente 2 giorni e io lo so che tra di voi ci sono persone che sono state in quest'isola, che ci hanno passato un po' più di tempo e che si stanno mettendo le mani nei capelli. Ma come? Ma non hai visto quel tempio? Ma come? Ma non sei andato su quella spiaggia? Ma tu sei completamente pazzo? Lo so che ho perso un sacco di cose, però purtroppo il tempo che avevo a disposizione era poco e ho radunato tutte le informazioni possibili per vedere quello che secondo me era un pochettino più interessante. Indubbiamente la cosa che più mi stupisce di Bali è il fatto che, pur essendo così piccola, perché è veramente minuscola come isola, abbia veramente tante cose, un patrimonio culturale enorme, una quantità gigantesca di templi, di cittadine, di paesaggi particolari, risaie a patrimonio UNESCO, vulcani antichi e spenti, vulcani in attività, una vegetazione super mega rigogliosa, una fauna altrettanto rigogliosa di cui però non ho incontrato nessun esemplare. Insomma, mille una ragione per venire a Bali, o perlomeno per tornarci e starci un po' più di tempo, e aggiungo io mille una ragione per tornare in Indonesia, perché da quello che ho potuto immaginare, pur non avendola ancora visitata come si deve, è che sia uno dei paesi più belli e più affascinanti del mondo. Di fatto è anche molto economico, perché qua più o meno 16.000 rupie equivalgono a €1. Considerate che l'autista che è stato con me ieri tutto il giorno, solo per me l'ho pagato 40 € per tutta la giornata. Immaginatevi un gruppo di 3 amici che divide un autista per tutta una vacanza, che sta al loro servizio H24, quanto finisce per spendere? Poco. Deve essere veramente un tesoro che merita di essere scoperto, motivo per cui, come ho detto all'inizio, spero veramente di poter avere presto tardi un paio di settimane buone da dedicare alla scoperta approfondita di questo paese e di farci uno dei miei documentari di quelli tosti. Spero come al solito che questo micro assaggio di Indonesia possa stimolarvi a scoprire di più su questo paese e chissà, magari un domani di venirci anche voi e raccontarmi qual è stata la vostra esperienza. Oh, ma scherziamo ragazzi, mi stavo dimenticando il pippone. Ebbene signori, il pippone di oggi riguarda l'argomento Bali e spiritualità. Allora, Bali è diventata molto popolare negli ultimi anni in associazione allo yoga, ai retreat, alla scoperta di se stessi, eccetera eccetera. Ecco, la maggior parte delle offerte che vengono fatte in questo settore a me ricordano tanto quella barzelletta dove uno dice viaggio 20 anni in India per scoprire se stesso e scopro di essere un deficiente. Ecco, girando qua per Ubud ho visto un sacco di padiglioni, corsi di yoga, corsi di meditazione, corsi di qua, giù, destra e sinistra, che hanno tutti quanti un aspetto molto commerciale, molto lontano da quello che dovrebbe essere
realmente lo yoga. Ora ragazzi, lo yoga e la meditazione sono cose serie, sono pratiche antichissime di tradizione plurigiga ultramillenaria, pensate per lo sviluppo della dimensione spirituale dell'uomo, per la scoperta della propria natura divina, e che danno dei risultati straordinari, ma solamente se affrontate con serietà all'interno di un percorso strutturato e soprattutto dopo un lungo periodo di pratica costante e determinata. Come del resto qualunque altra cosa nella vita, se ci fate attenzione. Non è che tu prendi 2 lezioni di tennis e diventi Federer. Eppure in qualche modo nel marketing della spiritualità sembra che tu, facendo una settimana di yoga retreat a Bali o in qualche altro posto fashion del sud dell'India, riuscirai finalmente a riconnetterti con l'universo e aprire te stesso a una dimensione che non avresti mai immaginato prima, tanta roba bla bla bla. Ora intendiamoci, ben venga la promozione di certe pratiche, perché se tra 1 milione di persone ce ne sono 10 che scoprono qualcosa di importante, la vogliono approfondire come si deve, già questo è un ottimo risultato. Ma nella stragrande maggioranza le persone che vengono qui convinte di fare chissà che cosa in una settimana finiscono semplicemente per passare una settimana seduti, gambe incrociate, con le mani in posizioni cool, e a sto punto tanto varrebbe farsi un giro dell'isola per vedere tutte le cose meravigliose che ha da offrire. Con questo sia chiaro, nulla contro i retreat yoga a Bali, che vanno benissimo, come vi dicevo, qualunque strumento che sia in grado di portare alla conoscenza delle persone questi argomenti, questa possibilità di ricerca spirituale, ben venga, io penso che sia un grande servizio alle persone. Semplicemente state attenti alla comunicazione e non pensiate che per ritrovare se stessi uno debba prendere 50 voli e venire dall'altra parte del mondo, perché se uno realmente è interessato può iniziare a fare i primi passi in quello che secondo me è uno dei cammini più affascinanti di tutta la vita, a partire da casa propria. E poi magari, perché no, venire a Bali, combinare con retreat yoga la scoperta di un'isola stupenda di cui vi ho fatto vedere solamente un piccolo pezzettino. Alla prossima, ciao ciao!